Ci siamo chiesti allora perché Mosè ed Elia appaiono nella trasfigurazione di Gesù su questo monte, sul monte Tabor. La risposta, anche se la liturgia sembra indirizzarci verso una risposta che Mosè rappresenta la legge, Elia rappresenta il profetismo, noi vogliamo entrare più in profondità e capire ma perché proprio Mosè e proprio Elia testimoniano qui, come la voce del Padre farà, che Gesù è il Figlio di Dio, che Gesù è veramente Dio. Ecco, per comprendere questo dobbiamo allora tornare all'Antico Testamento. Mosè ed Elia sono due dei protagonisti della storia della salvezza nell'Antico Testamento. In particolare Mosè è il grande condottiero di Israele di cui noi conosciamo la vita dall'inizio del libro dell'Esodo e poi fino alla fine del libro del Deuteronomio, cioè la sua parabola esistenziale attraversa 4 libri dell'Antico Testamento. Nel libro dell'Esodo abbiamo la sua nascita, la sua chiamata sul monte Sinai, dove poi lui conduce il popolo, dopo la liberazione dall'Egitto, dal capitolo 19 in poi del libro dell'Esodo, per ricevere lì al Sinai il dono della legge. Per questo l'architetto Barluzzi ha voluto che qui fosse rappresentato Mosè, in questa cappella, proprio all'ingresso, sotto una delle torri campanarie del santuario moderno della Trasfigurazione, fosse rappresentato Mosè con in mano le tavole della legge e sullo sfondo il monte Sinai. E vedete alle spalle di Mosè anche il roveto ardente, cioè il luogo dove Dio aveva chiamato Mosè, da cui Dio aveva scelto Mosè come liberatore del suo popolo, su un alto monte dell'Antico Testamento, il monte Sinai. E perché la vicenda di Mosè è collegata con l'episodio della Trasfigurazione? Leggiamo come viene preparata il dono della legge proprio sul monte Sinai da parte di Dio. Siamo al capitolo 19 dell'Esodo, dal versetto 9. Il libro dice così: Il Signore Dio, disse a Mosè: Ecco, io sto per venire verso di te in una densa nube, perché il popolo senta quando io parlerò con te e credano per sempre anche a te. Dunque una densa nube. E poi abbiamo una certa scansione temporale. Dal versetto 16, ad esempio, si dice: Il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di corno. Tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore. Allora Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento incontro a Dio e si stettero in piedi alle falde del monte. Il monte Sinai era tutto fumante perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco e ne saliva il fumo come il fumo di una fornace. Tutto il monte tremava molto, il suono del corno diventava sempre più intenso. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce. Ecco, una densa nube sul monte. E noi abbiamo già ascoltato di questa densa nube che copre anche il monte della Trasfigurazione. E qui avviene una rivelazione. Tuoni, lampi, il monte che è tutto fumante. Questo indica una teofania, cioè una manifestazione divina di primaria grandezza, di primaria importanza nell'Antico Testamento. Qui il popolo sul monte Sinai, cioè dove ci sta dicendo il libro dell'Esodo, con Mosè, sotto la guida di Mosè, riceverà in tutto il libro dell'Esodo successivo e poi nel libro del Levitico e fino ancora a un pezzo del libro dei Numeri, riceverà il dono della legge. Dunque questo monte, il monte Sinai, il monte di Mosè, diventa uno dei luoghi più importanti e il popolo reagisce alla rivelazione di Dio tremando di paura. Non è questo che abbiamo già ascoltato anche nei confronti dell'episodio della Trasfigurazione? I 3 discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, non hanno forse paura quando la densa nube, come nel caso di Mosè, ha investito il monte Tabor al momento della trasfigurazione di Gesù? Dunque, ecco il monte in cui Mosè ha avuto un'esperienza speciale di Dio. E come è qualificata questa esperienza? Lo vediamo poi nei capitoli 33 e 34 del libro dell'Esodo.
Mosè, dopo aver ricevuto il dono della legge, i 10 comandamenti, come si vede appunto nell'immagine alle mie spalle, incisi dal dito di Dio sopra alle tavole di pietra, e dopo che Mosè ha ascoltato dal capitolo 25 fino al capitolo 31 le indicazioni da parte di Dio nel libro dell'Esodo su come sarà costruito il santuario mobile, cioè la tenda del convegno, il luogo che accompagnerà la presenza di Dio all'interno del popolo lungo il suo peregrinare nel deserto, ecco che al capitolo 32, mentre Mosè è ancora sul monte a parlare con Dio, a ricevere queste indicazioni su come deve essere costruito il santuario mobile e le varie indicazioni sulla legge, ecco che in quel momento il popolo a valle, alle falde del monte, sta peccando, sta commettendo quello che è il suo peccato originale, cioè il peccato del vitello d'oro. Dato che Mosè tarda a scendere dal monte, il popolo pecca costruendo un vitello d'oro e adorando questo vitello come se fosse probabilmente una rappresentazione del Dio di Israele o il piedistallo su cui il Dio di Israele avrebbe tenuto i suoi piedi. Ma quando Mosè scende dal monte e vede il popolo che si è pervertito, spezza le tavole dell'alleanza, le tavole della legge, e chiede al popolo di poter intervenire in suo favore, di poter intercedere. Allora Mosè risale sul monte e cerca, attraverso un colloquio con Dio, di ottenere il perdono per il popolo da parte di Dio. E che cosa fa Mosè? Come Mosè prega il Signore? Mosè in realtà all'interno della sua preghiera di intercessione fa una domanda molto strana al Signore, cioè chiede a Dio, siamo al capitolo 33 dell'Esodo al versetto 18, chiede a Dio questo: mostrami la tua gloria. Rispose, sottinteso il Signore, farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. A chi vorrò far grazia farò grazia, e di chi vorrò aver misericordia avrò misericordia. Soggiunse: ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo. Aggiunse il Signore: ecco un luogo vicino a me, tu starai sopra la rupe, quando passerà la mia gloria, io ti porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano, finché non sarò passato. Poi toglierò la mano e vedrai le mie spalle, ma il mio volto non si può vedere. Dunque, Mosè chiede a Dio, durante la preghiera di intercessione, che Dio riveli la sua gloria, il suo volto, di fronte a Mosè. Ed è qualcosa di molto simile a ciò che è avvenuto su questo monte, sul monte Tabor, quando i 3 discepoli vedono la gloria di Dio sul volto di Gesù, anzi in tutta la persona, possiamo dire, di Gesù. Dunque, è come se quella visione della gloria di Dio, che in realtà a Mosè era rimasta in qualche modo negata. Abbiamo sentito, Dio dice: nessun uomo può vedermi e restare in vita. Ecco, quella visione della gloria negata a Mosè avverrà in Gesù di Nazaret. Gesù è la rivelazione perfetta della gloria di Dio, del volto glorioso del Padre. Gesù è la rivelazione perfetta di questa bontà che è la gloria, il modo di manifestarsi della gloria di Dio, la bontà, la grazia, la misericordia che Dio eserciterà verso il suo popolo. Quello è il modo in cui la gloria di Dio si manifesterà, ma non pienamente a Mosè, che dovrà essere nascosto all'interno di una cavità sul monte Sinai, ma si svelerà anche a Mosè quando lui su questo monte con Elia assisterà alla trasfigurazione di Gesù. In Gesù vedrà la gloria del Padre che gli era stata negata in Esodo 33. E infatti poi come inizia Esodo 34? Che Mosè in effetti ritaglia di nuovo 2 tavole per avere il dono della legge rinnovata da parte di Dio,
E al versetto 5 si dice: allora il Signore scese nella nube. Vedete di nuovo la nuvola che avvolge il monte, come in Esodo 19 e come nell'episodio della trasfigurazione. Allora il Signore scese nella nube e si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore, cioè il Signore proclama il suo proprio nome davanti a Mosè. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per 1000 generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla 3ª e alla 4ª generazione. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato, fa di noi la tua eredità. Nella rivelazione che Mosè ha sul monte Sinai in una densa nube della gloria di Dio che si manifesta come amore, misericordia, pietà, perdono, lì Mosè sperimenta in modo pieno il volto di Dio, che è un volto misericordioso. Ma Mosè non può vedere pienamente il volto di questo Dio misericordioso. La sua visione è rimandata e dilazionata fino a quando? Fino al tempo in cui Mosè vedrà veramente il volto della misericordia di Dio pienamente rivelato nel volto di Gesù qui sul Tabor. E dopo aver ricevuto in questo capitolo 34 dell'Esodo il dono della legge rinnovata, Mosè ha uno strano fenomeno. Il suo volto, la sua faccia, diventa lucente. Quando Mosè scese dal monte Sinai, dice Esodo 34 dal versetto 29, le 2 tavole della testimonianza si trovavano nelle mani di Mosè mentre egli scendeva dal monte. Non sapeva che la pelle del suo viso era diventata raggiante, poiché aveva conversato con lui. Mosè aveva conversato con Dio e la pelle della faccia, del volto di Mosè era diventata raggiante, come su questo monte Tabor il volto di Gesù diventa raggiante della gloria del Padre. Ma Aronne e tutti gli israeliti, vedendo che la pelle del suo viso era raggiante, ebbero timore di avvicinarsi a lui. Mosè allora li chiamò e Aronne con tutti i capi della comunità tornò da lui. Mosè parlò a loro, si avvicinarono dopo di loro tutti gli israeliti ed egli ingiunse loro ciò che il Signore gli aveva ordinato sul monte Sinai. Quando Mosè ebbe finito di parlare a loro, si pose un velo sul viso, cioè Mosè copre il proprio volto che irraggia la gloria del Padre. Quando entrava davanti al Signore per parlare con lui, Mosè si toglieva il velo fin quando non fosse uscito. Una volta uscito, riferiva agli israeliti ciò che gli era stato ordinato. Dunque Mosè, con ancora il volto raggiante, visibile dagli israeliti, consegnava loro le parole che Dio aveva consegnato a lui sul monte. Gli israeliti, guardando in faccia a Mosè, vedevano che la pelle del suo viso era raggiante. Poi egli si rimetteva il velo sul viso fin quando non fosse di nuovo entrato a parlare con il Signore. Anche San Paolo, nella seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 3, dal versetto 7 fino al capitolo 4, versetto 6, reinterpreta questo episodio, no? E dice che questo velo è ancora presente sul volto degli israeliti che non hanno aderito alla nuova alleanza portata da Gesù. Ecco, Gesù è allora la nuova e definitiva alleanza che Dio viene a instaurare con il suo popolo. È Lui la voce del Padre, non più Mosè, il mediatore il cui viso splendeva, ma è il volto di Gesù che adesso risplende in modo pieno su questo monte, perché in Gesù quella parola che il Padre rivolgeva a Mosè, ricordate abbiamo letto prima al capitolo 19 che Mosè parlava a Dio e Dio gli rispondeva con una voce, così diceva 19:19, Esodo 19:19. Ecco, quella voce con la quale Dio parlava a Mosè ora parla a noi attraverso il Figlio.
Gesù è allora il nuovo Mosè, il vero Mosè, colui il cui volto adesso risplende della gloria del Padre, come sul Monte Sinai il volto di Mosè risplendeva di luce, risplendeva della gloria di Dio che gli si era manifestato, e Gesù, non più Mosè, è il mediatore della nuova ed eterna alleanza, un'alleanza non destinata solo al popolo di Israele come l'alleanza mosaica, ma aperta a tutte le genti, a tutti coloro che vorranno mettersi in ascolto della voce di Gesù, come la voce del Padre sul Monte Tabor ha rivelato ai discepoli di Gesù, a Pietro, Giacomo e Giovanni: questo è il figlio mio, ascoltatelo. Nella prossima puntata, nella cappella dedicata ad Elia, scopriremo la sua importanza in questa manifestazione del Figlio di Dio sul Monte Tabor. Apriti a un gesto di solidarietà e sostieni la missione della custodia di Terra Santa. Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù, facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Il tuo contributo ci aiuterà a portare l'annuncio del Signore risorto, il più urgente di tutti, agli uomini e alle donne di ogni lingua e nazione. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.